Salve amici di Italian League, ben ritornati. Sono passati un paio di mesi che non ci vediamo, però insomma siamo di nuovo qua, pronti per tutte le news. Nella puntata di oggi avremo esattamente due parti. Una prima parte tratterà quello che è il Canto Tour, che ci aspetta il 20 febbraio dalle 9 alle 21, con tutta una serie di ricerche particolari ed emozionanti. Mentre la seconda parte sarà, diciamo come dire, una rubrica nella rubrica, che andrà a trattare nello specifico tutti quelli che sono gli step che portano dal livello 41 al 50 e ovviamente vi dispenserò qualche consiglio per superare questi livelli più velocemente. Bene, ora insomma con l'aiuto dei miei soliti appunti vi andrò un po' a spiegare quello che è l'evento del Tour di Canto. Abbiamo detto quindi che si svolgerà il 20 febbraio e gli orari saranno dalle 9 alle 21. Le ricerche, comunque vi sarà del tempo per svolgerle e adesso vi spiegherò poi tutto nello specifico. Iniziamo col dire che ci sta una versione dell'evento a pagamento e una che invece è libera per tutti. I bonus che sono attivi per tutti, quindi che non necessiteranno di un pagamento, saranno la distanza per gli scambi estesa a 40 km, alcuni Pokémon di prima generazione appariranno selvatici o nei raid, e poi invece nei raid potremo incontrare Articuno, Zapdos, Moltres e Mewtwo con le loro mosse Legacy. Allora avremo Articuno che conoscerà Tifone, poi Zapdos che conoscerà Tuono Shock, Moltres che conoscerà Aereo Attacco e Mewtwo che conoscerà Psicobotta. Ora invece per quanto riguarda la versione a pagamento la situazione si complica un po'. Allora partiamo col dire che vi saranno due versioni, una rossa e una verde, e sulla base di questo vi saranno degli spawn particolari. Come abbiamo detto sarà necessario completare tutto il Pokédex e per fare ciò ovviamente sarà necessario fare interazioni con i vostri amici, compagni di gioco e ovviamente insomma magari anche completare raid e missioni. Ora leggiamo tutti i dettagli. Innanzitutto elenchiamo gli spawn, che poi ovviamente potrete ritrovare nelle infografiche nel canale ovviamente di Italian League. Allora, nella versione rossa troveremo Ekans, Oddish, Mankey, Growlithe, Scyther e Electabuzz che saranno attirati dalla Roma. Poi invece potremo incontrare Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pidgey, Ekans, Pikachu, Nidoran, Oddish, Diglett, Mankey, Growlithe, Ponyta, Shedder, Drowsy, Krabby, Hitmonlee, Lickitung, Scyther, di nuovo Electabuzz, Eevee, Kabuto e Dratini. E questi saranno i protagonisti della versione rossa. Invece la versione verde vedrà come protagonisti Senshu, Vulpix, Meo, Bellsprout, Magmar e Pinsir, che saranno attratti dalla Roma, mentre poi saranno più facili da incontrare, come prima abbiamo detto, come cromatici, Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pidgey, Pikachu, Senshu, Nidoran, Vulpix, Meo, Psyduck, Bellsprout, Geodude, Execute, Hitmonchan, Koffing, Tangela, Orsi, Magmar, Pinsir, Eevee, Omanette e Dratini. Ok, è sembrata una poesia, però ve li ho elencati tutti quanti. Bene, ora che abbiamo elencato quelli che sono gli spawn che vanno a caratterizzare le due versioni, andiamo invece a trattare, diciamo, generalmente, perché poi ovviamente comunque è bene, insomma, affrontare con sorpresa tutti quelli che sono gli eventi del gioco, e quindi vi preannuncio giusto qualche dettaglio. Avremo la ricerca speciale di Canto, a seguito ci sarà la ricerca magistrale. Con la ricerca speciale avremo la possibilità di incontrare come premio finale un ditto cromatico, che così farà il suo debutto in Pokémon Go. Mentre per quanto riguarda la ricerca magistrale che seguirà la prima, qui sarà possibile incontrare un mio cromatico. E tuttavia non sarà molto facile insomma portare a termine questa ricerca, infatti sarà necessario raggiungere il livello 40, avere la medaglia di Canto di platino e non solo, insomma ci saranno una serie di missioni da dover completare. A parte le due ricerche di cui abbiamo appena trattato, vi saranno anche delle sfide di collezione che saranno esattamente 10. Le prime due saranno in base al tipo di acquisto di biglietto che abbiamo fatto, per cui ne avremo una verde che riguarderà gli scambi e la Roma e un'altra invece rossa che riguarderà gli scambi e la Roma, insomma pari alla prima, semplicemente cambierà il colore e quindi ovviamente i Pokémon che ne usciranno.
A parte queste avremo altre ricerche su base tematica, appunto, se vogliamo dire. La prima sarà su base RAID, la seconda su ricerca, la terza di evoluzione, e poi invece ne avremo altre che riguarderanno essenzialmente le città tipiche diciamo, del gioco. Per cui avremo Biancavilla, Plumbeopoli, Celestopoli, Fucsiapoli. E infine l'ultima ricerca di collezione sarà a tema Lega Pokémon. Vedremo cosa ci aspetta, insomma. Infine, un'ultima chicca particolare: sarà possibile, insomma, sentire le musiche che caratterizzavano gli ambienti del gioco, in base alle fasce orarie, per cui tipo avremo dalle 9 alle 10 la musica di Biancavilla, dalle 10 alle 11 quella di Plumbeopoli e così a seguire. E comunque, insomma, ragazzi, sono entusiasta, non vedo l'ora e spero che lo siate anche voi. E ovviamente se siete entusiasti, avete tra parentesi anche voglia di condividere con noi la scelta del biglietto, mi raccomando, fatelo nei commenti, fatecelo sapere, anche perché io vi rispondo sempre, lo sapete, quindi insomma non vedo l'ora di sapere cosa avete scelto. Bene ragazzi, adesso invece passiamo appunto a questa seconda fase della nostra rubrica. E mi siedo comoda nel frattempo, scusate. Comunque, allora, innanzitutto abbiamo il livello 41. Non vi elencherò i milioni di punti che dovete fare così per non destabilizzarvi e pensate semplicemente a continuare a farmare e impegnarvi, non vi abbattete. Allora, quindi a parte i punti ovviamente che ci sono sempre, per il livello 41 bisognerà potenziare un Pokémon leggendario 20 volte, vabbè, fin qui tutto a posto. Vincere 30 raid, catturare 200 Pokémon in un giorno. Ragazzi, se avete bisogno di consigli, mettete da parte qualche quest che non, insomma, che magari dovete ritirare, ve le lasciate da parte. Ci sta un limite che dovrebbe essere 100, mi pare, però comunque, insomma, se pure mettete da parte una cinquantina, poi vi attivate un pacco Meltan, un'altra cinquantina di catture la fate durante una giornata, voglio sperare, quindi insomma dovreste andarci bene, ok? E poi ricevere il livello oro di 5 premi. Vabbè, insomma, direi che questo livello 41 è proprio facile. Giusto i 30 raid possono portare via un po' di tempo e mi portano via un mese perché l'ho fatto un po' di tempo fa e beh, insomma, è stato un po' noiosetto perché c'erano tutti i raid abbastanza di beep da fare e non erano un granché, vabbè, comunque poco male. Tanto, insomma, io grazie a Dio i punti ce l'ho, quindi devo soltanto arrivarci a fare queste missioni, scocciarmi un po', prima o poi riuscirò. Ora, il livello 42 invece, ci sono sempre i dannatissimi punti che non vi dico, poi evolvere Eevee in ognuna delle sue evoluzioni. Io, da brava allenatrice, mi ero messa già da parte un bel po' di Eevee. Adesso poi se ne trovano ovunque, quindi comunque non so quanto vi serve a metterveli da parte, ma magari se volete farlo tutto quanto insomma, in una serata velocemente, questo punto della quest vi converrà mettervene da parte una decina. Poi evolvere i Pokémon utilizzando gli strumenti evolutivi 15 volte, vabbè, anche questo è fattibile, ce ne sono tantissimi, quindi state a posto. Effettuare 3 tiri eccellenti, provate a farli su Maguita, Pokémon comunque insomma dal cerchio abbastanza largo oppure sui leggendari ovviamente e usare 200 bacche per catturare i Pokémon. Insomma, spesso le persone le buttano le bacche, adesso almeno potrete anzi utilizzarle per uno scopo più utile. A livello 43. Qui invece, vabbè, ci saranno sempre i soliti punti, guadagnare 100.000 polveri di stelle. Dovete semplicemente farmare, ce la fate. Magari attivate il pezzo stella, ovviamente, questo può aiutare, però diciamo che poi con tutti gli eventi che stanno facendo non penso che avrete assolutamente problemi. Poi, usare 200 attacchi caricati super efficaci. Per fare questo io vi consiglio di prendere un bel Poliwart o comunque un Pokémon che accresci pugno, mettervi contro Blanche. Nelle sfide che avete stesso nella sezione lotte diciamo, nel gioco vi è questa parte in fondo con i 3 capi team, no? E nella Lega Mega a Pokémon ghiaccio tendenzialmente, insomma, quindi ci mettete pochissimo. Non mi ricordo quante ne ho fatte io,
però non sono state tantissime, insomma nel giro di qualche ora, un paio d'ore l'ho fatto. Poi cattura 5 Pokémon leggendari, per questo vanno bene anche i Meltan, quindi magari vi aprite il pacchettino, è stata una bomba così, e ricevere il livello platino per 5 volte. Poi il livello 44, ancora più punti da fare ovviamente, vincere 30 sfide contro un altro allenatore nella Lega Mega, altrettanto nella Lega Ultra e nella Master. Raga, trovate un amico con cui patteggiare, fate a turno, insomma, questa è proprio facile. E poi lottare 20 volte contro un allenatore nella Lega Lotteco, quindi potete anche fare pena, non è un problema, basta che fate 20 lotte, non ci mettete niente. Livello 44, va così veloce veloce. Livello 45, qua le cose diventano un po' più fastidiosette, io questo l'ho appena finito. E che rogna, mamma mia, è stato abbastanza pesantuccio. Allora, sconfiggere 100 reclute del team Go Rocket, purificare 100 Pokémon Umbra. Vi direi, mettetevi da parte Pokémon come Weedle, Zubat, che Magikarp ancora, mi pare sono solo loro tre. Ah, e Rattata, che però non si trova più in giro ormai, che per essere purificati richiedono solo 1000 polvere di stelle. È quello che vi consiglio, però insomma, diciamo pure che non è che li si trova sempre. Tuttavia, vi devo rammentare che avrete comunque tempo per trovarli, quindi effettivamente un poco potete investirci, non potete pensare di trovare tutti quanti Pokémon da 1000 polveri di stelle, però una parte sì, come ho fatto io. Infatti bisognerà sconfiggere un leader del team Go Rocket, cioè i capi, ok, tipo Arlo, Sirra e Cliff, ecco, per 50 volte, quindi moltiplicate 50 per 6, sono un sacco di reclute che dovete fare, altro che 100. E quindi sì, probabilmente riuscirete comunque a portarvi a casa un 30 Zubat, Golbat da 1000 polveri di stelle, gli altri probabilmente dovrete insomma spenderne un po'. Livello 46, completare 100 ricerche sul campo, si può fare. Poi invece bisognerà fare una foto a un Pokémon per 7 giorni di fila, quindi mi raccomando, fatta a mezzanotte, subito la fotina, ecco. Così state una bomba, no? Perché può capitare che uno se lo dimentichi, cioè nel senso, a me non è successo ancora perché lo sto facendo, però potrebbe succedere perché ci sono state altre queste del genere e so di amici miei che si sono dimenticati, insomma un giorno hanno dovuto ricominciare tutto da capo, quindi mi raccomando, mettetevi tipo, non so, una sveglia, ecco. Poi effettuare 50 tiri eccellenti. Stessa cosa di prima, insomma, vedete come concentrarvi al meglio per farli. Schiudere 30 uova. E niente, vabbè, super incubatrici con la pala, andate, ce la fate. Livello 47. Vinci 30 raid con squadre uniche. Cioè, nel senso, un solo Pokémon per tipo. Vabbè, insomma, anche questo è fattibile. Magari potreste anche semplicemente entrare in un raid dove lottano gli altri, col supporto sempre degli amici. Poi vince un raid da 3 usando Pokémon con PL a 1500 inferiori. Vabbè, cioè, fattibilissima come cosa, insomma. Boh, mi viene in mente Absol. Poi potenziare 3 Pokémon ai loro massimi PL, cioè a livello 50, e qua boh, concentratevi magari a fare catture di Pokémon che si trovano facilmente e prendeteli sempre. Io Umbreon me lo sto facendo, l'ho quasi finito, ma perché Eevee c'è dalla preistoria come Pokémon, no? Poi ci sta il livello 48 e qui ovviamente ci sarà una barca di punti da fare. Ricevere 10 regali dal compagno, guadagnare 300 cuore con il compagno, camminare 200 km con il compagno e camminare 25 km in una settimana per 8 volte. Livello 49, ultimamente proprio sono stati, diciamo, raggiunti i primi livelli 50, quindi da poco sappiamo il livello 49 e il livello 50, insomma, cosa ci richiedono, ed esattamente effettuare 10 scambi con Pokémon catturati ad almeno 300 km di distanza. Non è proprio easy. Ottieni 50 Pokémon fortunati negli scambi.
andiamo benissimo, insomma, penso che dovrò buttare un sacco di polvere di stelle. Inviare 500 pacchi amicizia, vabbè, insomma, questo si può fare in un paio di giorni, no, in realtà in 3, sì, più o meno. E poi ricevere il livello platino e 35 premi. Io sono un po' più spaventata dai 50 Pokémon fortunati negli scambi. Vabbè, insomma, in bocca al lupo. Poi livello 50 per concludere. Allora, qui ve li dico, giusto per darvi un'idea di quelli passati. Allora, sono 30 milioni di punti, esattamente il totale è 176 milioni di punti esperienza. Già. Poi fai 999 tiri eccellenti, non so perché non 1000, cioè boh, questa cosa mi urta abbastanza. Comunque, cattura un Pokémon leggendario nei prossimi 5 incontri leggendari. Ok. Poi sconfiggi 3 leader del team Go Rocket usando solo Pokémon con 2500 PL o meno. Anche questo è fattibilissimo. E raggiungi il livello 10 nella Go Battle League. Vabbè, anche questo è facile, insomma, non penso che il livello 10 possa procurare problemi, ecco. E questo, ragazzi, insomma, è una bomba raggiungere il livello 50, però è fattibile, insomma, piano piano, anche perché, vabbè, io ho un po' più di ansia nel farlo, mi piace raccontarmi, scusate, perché comunque i punti già li ho fatti. Attualmente sono a 168, mi pare, sì, 168, circa 169, quindi ovviamente, insomma, quelli sono fatti. Dovrei anche attivare un fortunovo con una ventina di persone, ma mi scoccio, sono troppo pigra. Però è fattibile, è fattibile. Più che altro, insomma, sono le missioni che sono pesanti. Ecco, soprattutto per me che mi trovo a fare queste cose, le voglio fare il prima possibile. Però per voi che dovete magari fare i punti, no, non tutti voi, spero che quanti più di voi siate più o meno al mio livello, però non penso, insomma, giusto perché lo so. E ecco, insomma, magari li affronterete con meno noia, dovendo anche affiancare il raggiungimento dei punti. Magari vi verranno proprio naturali farli, ecco. Non vi troverete a fare tipo 50 reclute in un giorno. Fatto, già, molto noioso, mamma mia, ragazzi, una cosa cioè proprio pallosa. Fare 30 volte la stessa cosa. Poi la cosa più comica è che mi sono ritrovata a fine giornata senza rivitalizzanti, senza pozioni, senza niente. Cioè che normalmente le butto, no? Non avevo più nulla, ero povera. Vabbè, comunque basta con questi aneddoti tragici, tragicomici anzi. E niente, ragazzi, io vi saluto. Ricordatevi ovviamente di mettere mi piace o comunque di seguire e aggiornarvi sempre su quelle che sono le pagine di Italian League. Ci trovate su Instagram, su YouTube ovviamente, quindi mi raccomando, insomma, ecco, non vi dimenticate di mettere mi piace al video. Poi ovviamente ci sta il canale di Telegram, che è la fonte, la Bibbia delle informazioni, e poi ovviamente ci trovate anche su Facebook. Come al solito siamo sempre disponibili, insomma, per rispondere alle vostre domande, ai vostri commenti, insomma, nei punti di riferimento, sotto i post, sotto le foto e ovviamente anche sotto questo video, quindi mi raccomando, siate partecipativi. E penso stavolta di aver detto tutto. Sì, per cui vi saluto. Un bacio, alla prossima. Ciao!